Rieccoci con un nuovo video. Allora, anzitutto voglio verificare, ditemi anche voi se cambia qualcosa, dopo lo vedrò anch'io magari in editing, però ho spostato il mio microfono in posizione più alta, perché all'inizio, ehm, allora facciamo conto, no? Mi faccio un esempio. Questo è il mio schermo da PC. Qua sotto c'era il multimetro, no? Ok, qui sotto c'è il multimetro attualmente. Il microfono era praticamente posizionato qua. Adesso io l'ho posizionato qua sopra. E potenzialmente potrebbe significare che il suono del multimetro non dia più così tanto fastidio come ho notato in alcuni video, che andava a sbilanciare completamente la mia voce mentre suonava il multimetro. Come potrebbe anche essere che la mia voce risulta magari più distante o più chiara, non lo so, questo vedrò in fase di editing. Comunque, al di là di questo, Nintendo Switch oggi, e questa l'ha inviata un apparente iscritto, che non so se effettivamente è iscritto. E che cosa ha questa console? Questa console ha problemi apparentemente di connessione con la dock e connessione con la corsia sinistra, con il controller di sinistra, non lo so molto bene. Adesso dovrei andare a vedere sui ticket di assistenza. E il ticket di assistenza dice: la console ha problemi di connettività, cioè non si carica bene e non si connette alla TV. Penso sia un problema di connettore USB. Da qualche giorno è comparso un problema al controller sinistro. Più tecnici ci hanno messo mano, ma non hanno risolto niente. Hanno solo dato una pulita. Va bene, quindi vedremo che cosa è successo con questa console. Allora, per prima cosa, se ci sono problemi di connessione con la porta eh, USB-C, andiamo a vedere sotto il microscopio se riusciamo a vedere qualcosa, qualche, non lo so, problema sulla porta USB-C. Allora, posizioniamo anche le luci in maniera verticale. Ecco qua. Dovrebbe essere sufficiente. E adesso andiamo a vedere sotto al microscopio. Microscopio. Ecco qua, mettiamo fuoco. E non sembra ci sia nulla di strano. Però magari la porta è sporca o è corrosa. Vedo del verde in fondo. Quindi vediamo da questo lato qui. Sì, la porta non è proprio messa benissimo. Allora, ma se dovevano solo cambiare una porta e si sono fermati qui, eh, mi stupisce. Ovvero, che razza di centro di riparazione sei se non riesci neanche a cambiare una porta USB-C? Ma vabbè. Allora, noto già da subito, wow, ok, che qui hanno sbagliato vite, perfetto, e l'hanno messa qua. Fantastico. Sì, hanno sbagliato vite e hanno spanato il buco. Sì, non riesco neanche più a togliere la vite. Vediamo con le pinzette. Ecco, questa è magnetica? Sì, è magnetica. È addirittura una di quelle che dovrebbe andare dentro. E questa qua è quella che dovrebbe andare qua, perché ha la testa larga. Adesso voi chiaramente non vedrete niente perché è troppo lontana l'immagine, ma ha la testa larga ed è molto corta. La corsa è molto corta. Quindi hanno sbagliato anche le viti. E se un centro di riparazioni, così dicono poi di essere, sbaglia persino le viti, e perché qua c'è una vite a croce? Perché magari hanno perso la vite. No, questa non è neanche... Ok? Comunque, stavo dicendo, se un centro di riparazioni non è in grado neanche di rimettere a posto le loro viti nel posto giusto,
sempre magari, o conoscere quale sia la vite giusta che va nel buco giusto. Io non so se effettivamente possa tu definirti un centro di riparazioni. Magari ripari altre cose, computer, ti piace cambiare i pezzi, ma non riparare. Cambiare pezzi per me non è mai stato riparare. Io per riparare intendo sostituire componenti a livello di scheda, qualche chip, resistenze, cose così. Ma io sono un'altra categoria anche di riparazione. Comunque, sì, allora, la console sembra abbia preso umidità o liquidi sulla parte bassa, perché si vedono tutti questi residui, ok, qua sul bordo. Dopo, cos'altro? La parte superiore qui è danneggiata, anche qua gli manca il dente, quindi eventualmente questa sarebbe da sostituire, ma si può anche farne a meno, tanto è solo una copertura. Allora, qua manca una vite, qua è una vite completamente spanata e non è neanche giusta, questa è una vite di ricambio probabilmente, non è una di quelle originali che arrivano dalla console. E anche questa, sì, anche questa è più lunga rispetto a quest'altra, quindi questa arriva da un'altra console, potenzialmente una OLED, perché le OLED utilizzano quelle argentate ma lunghe. Comunque per me la mancanza di conoscenza da parte di un centro di riparazioni, bene, anche il connettore SD è danneggiato, questo qua, vi faccio vedere, non so chi sia stato, ma vedete che gli manca un piedino completamente, è stato spezzato, quello in basso a destra, quindi questa qua è da buttare e va sostituito. Costi che si aggiungono. Poi, oh oddio, qui qualcuno ha già provato? Sì. Oh, ok. Qualcuno ha già provato. Dov'è l'immagine? Ha già provato a saldare la porta e vedo già che ci sono delle piste danneggiate. Fantastico. Perché qualcuno pensava, con maschera verde ovunque, vedete che c'è la maschera verde? Sì. Maschera verde ovunque. Porta mezza sciolta e presupponibilmente è quella originale ancora, quindi qualcuno ha tentato di fare una riparazione senza neanche sostituire la porta. Ha pensato, magari sono le saldature, proviamo a rifare le saldature. Ma non sono mai così i problemi. Perché? Perché magari non hanno guardato dentro la porta e non hanno controllato che effettivamente all'interno della porta c'è della corrosione, la porta è danneggiata, fisicamente danneggiata o non più in grado di lavorare. Quindi ottimo. Ma al di là di questo, torniamo sopra il banco. Ok, il volume c'è, mi stavo chiedendo come mai non sentivo il volume. Non ho ancora visto la ventola partire, ma era in modalità dormiente. Quindi mi aspetto di vedere che la ventola comincia a partire da un momento all'altro. E qualcuno ha già tolto anche il dissipatore. Eccola, la ventola funziona. E qua il connettore è a posto. Perché c'era un problema con questa corsia di sinistra, giusto? No, non mi pare. O magari il controller di sinistra adesso ha problemi con l'analogico. Beh, quello. Allora, controller e sensori, vediamo, proviamo i dispositivi input, proviamo i tasti. Questo funziona tutto. Ok, anche questo funziona, va bene, allora sì. No, sembra che non soffre neanche di drifting. No.
Magari se vado piano. No. Niente. Vediamo l'altro allora, magari quello destro. Non era il sinistro ma il destro. Ah, sì, vedi? Ah, è quello destro, non il sinistro. Eh sì. È quello destro, non il sinistro. Quello destro non si connette, quello destro è di qua. Hanno danneggiato la corsia qua? Non lo so. Potrebbe anche essere... Io lo vedo gonfio, il controller lo vedo gonfio. Sì, non so se si nota. È un po' gonfio e ho paura che qua la batteria sia gonfia. E una batteria gonfia significa che il controller potrebbe essere morto o che abbia problemi. Ma vabbè, allora concentriamoci intanto, adesso che ho scoperto tutti i problemi, quindi controller destro e console, vediamo come li possiamo riparare. Allora, spegniamo la console. E andiamo a staccare la batteria. Prima cosa, staccare la batteria. Seconda cosa, io detesto chi sbaglia le viti, ma tutto può capitare. Questa non è la vite giusta che va lì, e queste non sono le vite giuste che vanno lì. Cambia qualcosa? No, in questo caso no, fortunatamente, perché le viti hanno lo stesso filetto. Però non mi piace vedere le viti argentate dove vanno le viti nere, e le viti nere dove vanno le viti argentate. Ripeto, se non conosci neanche l'ordine delle viti, è meglio che prima ti fai un attimo di studio in più. Vuoi continuare questa attività? Nessun problema. Studia e impara un po' meglio. Non si sono neanche degnati di pulire della polvere. Non che questo importi, a nessuno interessa della polvere. Pulire la polvere è il minore dei problemi. Tanta gente non lo fa neanche perché dice ma è solo polvere. Non sapete neanche quanti problemi possa causare la polvere. Quello che voi dite è solo polvere, per me può rappresentare un grosso problema. Andiamo a staccare tutti i cavi e poi andiamo a analizzare quella porta. Analizzare, meglio dire, andiamo a togliere la porta e andiamo ad analizzare la scheda al di sotto del microscopio, dopo aver tolto la porta. Così vediamo qual è la situazione. Bene, allora adesso abbiamo la scheda in nostra mano e se la giriamo cosa troviamo? Niente di strano, per fortuna. Niente di strano, ma questa non è una porta originale. Quindi magari hanno già tentato di cambiare la porta, ma non sono stati in grado. Vedete? Questa è una di quelle porte che si possono comprare da AliExpress o roba del genere. Perché lo dico? Perché hanno queste cose qua. Queste qua sono... Questa forma qua è tipica di quelle cinesi. Delle copie, no? Mentre quelle originali hanno un aspetto più così. Aspettate che ve ne prendo una. Eccole qua. Che poi comunque la devo cambiare perché di quella lì non mi fido. Ecco, questa è una di quelle
originali, che fortunatamente ho trovato un venditore una volta solo, che vendeva queste qua. Poi anch'io alla fine utilizzo anche queste, non c'è nessun problema. Però ecco, insomma, questo vi fa capire qual è l'originalità e quale no. Queste sono quelle che trovate sempre sulle console quando non sono mai state cambiate. Questa forma qua. Se non vedete questa forma qua, molto probabilmente hanno cambiato già la porta una volta. Quindi, hanno fallito a cambiare la porta. Va bene, ci sta. Ci sono persone che riescono senza problemi e persone che non riescono. Il chip P13 non sembra essere mai stato cambiato perché le saldature sono ancora belle quasi di fabbrica, diciamo, no? Sembrano di fabbrica. Come faccio a capire che sono di fabbrica? Vedete anche questo. Questo è il chip audio. Vedete le saldature come sono non brillanti? Cioè nel senso brillante nel termine vero, che non sono scintillanti? Vedete qua come questa saldatura è scintillante? Questa saldatura è fatta con saldatura al piombo, vedete? Scintillante, scintillante. Qua invece non sono scintillanti. Quindi mi lascia pensare che qui ci siano le saldature ancora quelle originali di fabbrica, che sono saldature senza piombo. Comunque, al di là di questo, il problema allora è solo la porta, perché altro non c'è. E un po' di flussante qua e là sulla scheda, che non guasta mai, quando le cose non funzionano, riconsegniamo le console al cliente in uno stato 100 volte peggiore di come le abbiamo trovate noi all'inizio. Perché spendere tempo sulla pulizia per una cosa che ho fatto io, no? Giusto? È un problema del cliente andarsi a pulire la scheda se vuole, no? Va bene. Allora, andiamo a prendere la nostra piastra con i magneti, la nostra bellissima piastra con i magneti. Eccola qua, la nostra bellissima piastra con i magneti, che se volete la potete acquistare sul mio shop online. I link sono sotto in descrizione sul video. Andiamo a bloccare in tutti i posti possibili. Ecco, così rimane un po' fermo in posizione, anche se balla un pochino. Non ha importanza, non si riuscirà mai a prendere la scheda in maniera perfetta. Ma questo ci permetterà di togliere la nostra porta. Bene, allora, cosa facciamo? Allora, andiamo sotto al microscopio per voi. Vi lascio vedere sotto al microscopio. Adesso posiziono anche le luci in maniera angolare. Bene, e allora adesso andiamo con aria calda, 450 gradi, 50% di aria. E andiamo a staccare questa porta qua e vedere che cosa c'è sotto. Io mi immagino che metà piste sono da rifare, perché hanno provato a cambiare la porta, o qualcuno, non so chi, ha provato, magari uno dei primi negozi, non ho la propria idea, ha provato a cambiare la porta tirando, quindi strappando, e strappando si sono portati via anche qualche pista. Allora, cosa noto io qua? Io qua noto che c'è ancora qualche piedino dorato. Magari non si nota molto in questa luce e angolazione, ma ci sono due piedini che sono ancora dorati, quindi non hanno mai fatto connessione. E vedete guardate quanti piedini sono spezzati. Guardate qua quanti piedini non esistono più su questa porta. Completamente spezzati dalla porta stessa. Come pensavate che poteva funzionare? No, non poteva funzionare questa. Assolutamente. Ok, allora adesso preparatevi per l'orrore, io pure. Vediamo com'è. Aspettate, metto a fuoco prima di... Ecco. E... Voilà! Un disastro di maschera verde e piste strappate. Cristo santo. Guarda che roba. Guarda che roba. È evidente
che chi ha messo le mani non sapeva fare riparazioni di piste. Tutto qua. Può imparare di più? Sì, può imparare di più. Se magari segue questo video o segue il canale, potrebbe imparare a farle in maniera migliore. Potrebbe, eh? Nemmeno io sono un espertissimo, eh? E le saldature, la riparazione delle piste è sempre molto complicata. E alcune volte è difficile persino per me. Ma non è decisamente così che puoi andare a farle. Così non funziona. Chiaramente no, perché se no il cliente sarebbe soddisfatto, avrebbe una console funzionante. Invece in questo modo ha dovuto mandarla a me. Quindi andiamo a rimuovere tutto questo schifo con la nostra penna, no penna, con la nostra spazzolina che gratta. Grattiamo via tutta questa roba qua, quello che si stacca lo andiamo a ricostruire. Se anche danneggiamo un po' di più non ha importanza, comunque è già bello che è danneggiato. Anche questo lo rifacciamo da sopra. Avviciniamoci quanto più possibile. Voglio vederle bene le piste, voglio vederle bene le tracce. Anche mettere la maschera non è facile. Eccoli qua, qua ci sono tutti ancora i piedini, vedete, della porta vecchia. Sono ancora tutti qua. Siamo quasi alle condizioni originali. Dove ogni sputacchio di maschera è stato eliminato. Bene, ora è tempo di andare a togliere i piedini vecchi, di rifare le piste e saldare la nuova porta. Quindi prendiamo il nostro flussante, togliamo i piedini vecchi, ecco. Ah, ho capito, questi sono pad che hanno fatto loro. Quindi tutta la fila sottostante praticamente era da rifare. Ho capito. E cosa hanno fatto? Hanno grattato qua? Per arrivare allo strato sottostante di massa? Ma questo non è neanche importante perché qua c'è la massa. Volendo si poteva prendere un pad o un filo da qua, senza dover per forza grattare qui. Ma va bene lo stesso. C'è ancora qualche filo, qualche cosa. E ora è il momento della nostra penna. Dobbiamo andare a riesporre un attimino i pad che sono ancora presenti. Pulire la zona. Bene, e adesso è il momento delle pad strip.
dei nuovi pad praticamente. Allora, vediamo cosa abbiamo. Qui abbiamo, su questo foglio qui, abbiamo queste pad strip. Però ho idea che queste qua sono troppo lunghe e grandi. Sì, allora queste non vanno bene. Per cui vado a prendere delle altre pad strip. E queste pad strip sono meglio. Sono più corte, ma sono anche più sottili. Quindi eventualmente potrebbero andare bene. Cominciamo.
il lavoro è terminato e adesso vediamo un attimino qua come stanno le cose. La porta è seduta bene correttamente, ma ho idea che questi pad qua frontali, a parte che vabbè c'è quello lì con gli manca la piazzola praticamente, c'è solo il filetto che eventualmente deve essere ripassato. E su questo lato qua si può notare che il perno di plastica non si è infilato correttamente nel buco, quindi gli serve un piccolo reflow. Da questo lato di qua sembra che tutto sia ok, ma la porta è ancora alta secondo me. Quindi gli facciamo un piccolo reflow e schiacciamo un attimino sulla porta, perché non è stato sufficiente quello che è stato fatto. E dopo in teoria possiamo andare a fare delle misurazioni e verificare. Il posteriore, com'è il posteriore? Il posteriore è a posto, un pochino sciolto, ma va anche bene, le saldature sono buone, non come prima. Ecco, insomma, va bene, ripassiamo un attimo con l'aria calda, schiacciamo giù la porta in posizione e verifichiamo. Perché se io vado a vedere adesso, e ve lo posso anche mostrare chiaramente con la schedina, ho idea che alcune connessioni non ci sono. Quindi inseriamo la nostra schedina. E andiamo a farmi le misurazioni sul multimetro in modalità diodo. Allora, il rosso sulla massa, qui va benissimo. Andiamo a verificare. La massa c'è, va bene. A2 e A3 non li contiamo adesso perché servono per altro. VCC c'è, A5 non c'è. Di più, di meno, A8, VCC, massa e massa. Quindi praticamente 1, 2, 3, 4 e 5 non sono connessi perché chiaramente non hanno le saldature. Vediamo sulla linea sottostante. Anche qua B5 non è connesso. Di più, di meno. B8 è connesso. Ok. Sì, come vedete, mezze saldature non sono andate a buon fine. Quindi dobbiamo ancora premere giù. Ripetiamo e vediamo. Torno subito. Ok, lasciate che vi spiega perché la console è dentro al suo case. Perché ho scoperto una cosa a dir poco incredibile. Mai, ma veramente mai successo, mai capitato. Adesso vi spiego. Allora, ho montato la porta, ho fatto il reflow. Adesso qualche linea in più si collega, ok? Ma non tutte, ancora non tutte. Quindi VCC A8, vedete che fa 2, no, adesso lo fa giusto, 0,47. A8 di più e di meno non esistono, A5 ancora non c'è, VCC c'è solo da questo lato qua mi pareva, eccolo qua, 0,46 e cose così, no? Quindi, dopo c'era la linea sottostante, VCC, ci siamo, questa è connessa, B5 ancora non è connessa, non so perché, di più e di meno idem, poi abbiamo B8 che è connesso a VCC e quant'altro. Però mi sembrava strano, di più e di meno, che ancora non fossero collegate. Allora sono andato a vedere sui test pad. Adesso ve lo mostro sotto al microscopio. Giuro che questa è una cosa letteralmente fuori dal comune. Io non capisco come questa console riesca a funzionare ancora. Microscopio. Allora, stavo dicendo, eccola qua, questa è la porta e questi sono i test pad per di più e di meno. Di più
non è neanche qua. E di meno non è neanche qua. Andando sulla linea, ecco qua, 0, 0. Quindi abbiamo un totale completo cortocircuito su queste due linee, di più e di meno. E allora ho pensato, ma se questa linea qua vuol dire che il processore ha qualche problema? E allora sono andato a misurare anche qua attorno a M92, giusto per sicurezza, no? Perché evidentemente la porta precedente ha subito un tale danno da andare a colpire anche il processore. E allora sono andato qua, perché l'M92 poi si sa, l'M92 esplode prima di qualsiasi altro chip, anche del fusibile, no? Allora sono andato qui, 0,5 va bene, 0,32 va bene, 0,48 va bene, 0,32 va bene, 0,43 niente da dire, 0,31 niente da dire, 0,46 niente da dire, 0. 0 ragazzi, 0. Qui ho 0. È un cortocircuito e questo è il condensatore della CPU, ok? Che va, è la linea che porta sotto al processore, ok? E è un completo cortocircuito. Allora ho pensato, no, 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 no. Cambiando la porta ho danneggiato la console? Si è bruciato il processore mentre la stavo riparando? No, non è possibile. Non è possibile, non è letteralmente e fisicamente è possibile. E allora ho riassemblato. Ma avete visto, è 0. È un completo cortocircuito. Quindi 0, 0 ohm, magari qualche ohm, 1, 2 ohm. Non ho misurato in resistenza. Ma adesso ho collegato la batteria e provo ad accendere la console. E la console si accende. E va avanti, e arriva al menu. E lei funziona. Con un cortocircuito sul processore. O da un'altra parte, perché la linea 1,8 volt viene generata da un'altra parte. Viene generata dal chip Max. Max 80, 86, 920 o roba del genere. Vabbè, quello che sta dietro al processore praticamente, no? Ma lo vedete anche voi, è accesa. È accesa ed è incredibile. Il problema qual è, purtroppo? Che questa console, nonostante possa io rimettergli la porta, eccetera, alcune funzionalità possono essere a questo punto completamente compromesse e quindi non riparabile. Perché una volta che ci sono problemi sul processore, vabbè, basta, non si può più fare nulla. Di più e di meno, a cosa servono? Servono per questioni di comunicazione dati tra la console e un altro dispositivo. Per esempio, avete presente i controller Pro per le Nintendo Switch? Ecco, quelli comunicano via cavo e quelli non si possono usare perché utilizzano le data line di più e di meno. Non essendo presenti perché sono completamente in cortocircuito, quella funzionalità non può essere mostrata. Potrebbe avere anche a che fare questo con il discorso della dock, che non va in dock, perché la comunicazione con la dock magari avviene con di più e di meno, quindi non essendoci quelle linee lì, la console non sa che è stata messa in dock. Quindi no, ho idea che non si può riparare. Proviamo. Cosa volete che vi dica? Proviamo, possiamo solo provare. Per il momento ci mancano ancora altre cose e ci manca anche il controller che eventualmente se la console non è neanche riparabile immagino la persona non voglia nemmeno andare a riparare il controller, tanto ne vale, no? Se non ho una console funzionante cosa vado a riparare un controller? Ma al di là di questo, che è una cosa letteralmente eccezionale, se il processore è la causa di questo cortocircuito, ok, se non è la causa di questo cortocircuito, non so, può essere che ci sia un condensatore che è in cortocircuito, può essere che il Max sia in cortocircuito, solo su quella linea lì, ci può stare. Il Max in questo caso è questo qua dietro, eccolo qua. E potrei eventualmente cercare di capire se c'è qualche condensatore qui attorno che è in cortocircuito, che è crepato o altro. Perché non mi sembra possibile che la linea da 1,8 volt è in cortocircuito e il processore si accende e la console funziona, perché non mi è mai capitato. No.
Mai, mai, mai. Vediamo di investigare. Ma prima... No, direi... Lasciamo... Non lo so, non so neanche io che cosa fare. Sono veramente combattuto perché finisco di installare la porta per quale motivo a quel punto? Se la console non può continuare a funzionare come si deve, è inutile. Va bene, allora andiamo a fare... Cosa andiamo a fare? Non lo so. Facciamo un'ispezione? Qui attorno? Vediamo se c'è qualcosa che non va. Allora, di nuovo, siamo in modalità diodo. Questa volta senza il beep. Questa qui è la... Vedete? Eccola qua. 0 ohm. Va bene. Come vi sembra questo condensatore? Come vi sembra questo condensatore? Io spero che sia un condensatore, veramente. Perché non ha letteralmente alcun senso. Allora, andiamo a dividere la linea. La linea si può dividere togliendo questo induttore. Quindi da sopra a sotto. E andiamo a verificare in questa maniera da dove arriva il cortocircuito. Bene, ora che abbiamo diviso 0,32, quindi non è il max. Qua abbiamo ancora cortocircuito. Potremmo usare la telecamera termica, è incredibile che però la linea da 1,8 volt venga creata nonostante il cortocircuito e che questo max 77620, eccolo qua, 77620, non riesca a rilevare il cortocircuito qui. Quindi, al di là di questo, no, questo non è il condensatore responsabile perché non è collegato a questa linea, questa è un'altra linea, quindi mi sono sbagliato. Abbiamo questo condensatore qui, abbiamo questo piccolino qui e chiaramente ne abbiamo altri in giro per tutta la scheda. Andiamo più vicini. Ok, come vi sembra quel condensatore lì? A me sembra a posto. Potremmo fare iniezione di voltaggio, ma ho paura. Ho molta paura a farlo. Vediamo, qua attorno all'M92. M92. Come vi sembra? È bello. Sì, non sembra che ci sia qualche problema. Veramente non lo so. E se noi andiamo a controllare invece la situazione sul P13, cosa abbiamo? Allora, abbiamo, se ricordiamo, abbiamo A5 e B5 che dovrebbero essere i responsabili che appunto arrivano qui su questo filtro. Abbiamo open e open, quindi linea aperta. Però se noi misuriamo da quest'altro lato, ah ecco, 0,69 e 0,69, quindi è bruciato questo filtro qua, è bruciato il filtro dall'altro lato. Abbiamo un cortocircuito che non si sa come mai, ma la console si accende e funziona. Io giuro che non ho mai visto una roba del genere. Oh Cristo. Va bene, e quindi le misure che avevamo visto prima riguardo appunto ehm, vediamo A8, B8, ok, B8 non è ancora connesso, però A8 sì, ok. A5, B5 non si possono vedere perché c'è il filtro interrotto. E di più e di meno anche qua c'è il filtro interrotto. Quindi l'unica cosa che manca è A8. No, scusate, no, c'è B8. Ah, eccolo. B8 c'è, ok, c'è un po' di flussante sulla schedina. B8 c'è e A8 c'è.
Quindi di più di meno B5, B5 e A5 sono gli unici che non funzionano. Quindi la porta è saldata correttamente. VCC, 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 VCC. Bene, ottimo. E adesso cosa facciamo però? Andiamo a verificare per quanto riguarda i filtri qua. Andiamo a confermare perlomeno che ci siano tutti, no? Allora, da qui, allora facciamo questo, no? Questo qua dove porta? Dovrebbe portare verso A5, no? A5 o B5? In teoria. Però devo anche avere un buon contatto, quindi lasciate che prenda magari buon contatto. Eccolo qua, A5, questo è A5 e quello sopra dovrebbe essere B5. Invertiamo qui che vado meglio io e B5. Sembra che B5 non sia collegato, a meno che non sia un problema di appunto della flussante all'interno della porta che deve essere un po' pulito. Però A5 c'è. Ok, adesso controlliamo questo, cos'era questo? Allora, A10, A11, no. A3, A2, no. B11, B10, no. B3. Questo è B3 e di fianco abbiamo B2 di sicuro. Giusto? Eccolo qua, B2. Va bene. Poi giriamoci così magari riesco ad andare meglio io. Qui abbiamo A10, A11. Questi due sono connessi. Poi abbiamo B10 e B11 e sono collegati. Gli unici che rimangono sono A2 e A3. Questo è A3 e questo è A2. A2 e A3 sono collegati, molto bene. Ripetiamo adesso, questo qua dovrebbe essere A5, che è in cortocircuito. Ah, ho capito perché il filtro è in cortocircuito. Ah, bene. Allora togliamo il filtro che comunque non funziona più. Questa console ha veramente preso un bel colpo sulla porta USB-C per essere finita con tutti questi danni. Dicevamo, questo questo dovrebbe essere A5 ma non lo è più adesso. Ok, e B5? Neanche. Che è successo? Va bene, proviamo a pulire la porta e la schedina perché con tutte le volte che finisco ad utilizzarla con porte disastrate, porte sporche, eccetera, può capitare che della sporcizia si accumuli e si intrappola all'interno. Quindi vediamo un po'. No, adesso A5 e B5 non fanno nulla perché non c'è il filtro in ogni caso. Allora,
Se noi mettiamo così, no, non è in cortocircuito, ma chiaro, non deve essere in cortocircuito. E questo dovrebbe portarci su. No, A5 si è scollegato dalla porta. Mannaggia. No, eccolo qua, questo è A5. Ecco, A5 è collegato, quindi è B5 che manca la connessione. Sì, B5 manca la connessione. Quindi gli serve ancora un piccolo reflow alla porta. Va bene. Al di là di questo, che cosa causa qui il cortocircuito? Ancora lo dobbiamo scoprire. Sì. Qui abbiamo ancora il cortocircuito. E il cortocircuito è di un valore di 17 ohm. Alto per essere un condensatore. Veramente alto per essere un condensatore. Questo potrebbe essere verosimilmente il processore o ancora qualche condensatore che è parzialmente in cortocircuito, anche perché il processore sembra funzionare. Come potrebbe anche essere che si tratti di un condensatore danneggiato o cosa simile che porta a questa cosa qua. Non saprei. Se io faccio iniezione di voltaggio lì e poi il cortocircuito si sviluppa completamente, cioè 0,0, perché è all'interno del processore e il processore muore, poi cosa dico? Poi cosa vado a dire? Che ho trovato il processore che è in cortocircuito e prima si accendeva adesso no? Sì, vabbè, ho la prova video, effettivamente la console si accende anche con un cortocircuito, che è stranissimo. Però questo è uno di quei casi rischiosissimi in cui se vado a fare iniezione di voltaggio e il cortocircuito si sviluppa in maniera perfetta a quel punto, e non solo 17 ohm ma 0 ohm, e questo potrebbe indicare poi anche che il cortocircuito dipende dal processore stesso, la console non si accenderà più. Quindi, sono combattuto. 2 ore di lavoro per arrivare a questi dubbi esistenziali. Cosa facciamo? Cosa non facciamo? Datemi un attimo. Devo fare qualche altra ricerca in più per vedere dove porta questa linea qua, a quali componenti che possono dare problemi, ed eventualmente parlo anche con il cliente per vedere se vuole procedere oppure no, perché questa è una situazione molto rischiosa e deve capire bene i pro e i contro riguardante questa situazione. Torno subito. Allora, ho parlato con il proprietario della console e mi ha detto di lasciare la console così com'è, preoccuparci solo della porta e basta. Perché il rischio è troppo grande ed eventualmente ha detto finché funziona, funziona. Lasciamola andare. Quindi mettiamo su.
Ok, come vedete abbiamo ancora 17 ohm. Lasciamo così com'è e via così, perché il cliente non vuole rischiare. Il processore funziona ancora, potrebbe essere positivo come no. Quindi noi non facciamo altro che fare quello che ci chiedono. Quali sono i riscontri negativi in questo caso? I riscontri negativi sono che questo chip qua, il Max chip, va sotto sforzo, perché essendo la linea quasi parecchio in cortocircuito, il, eh, viene stressato. La corrente che deve fornire è ben più grande di quella che dovrebbe normalmente. Ho tolto la memoria qui, giusto per verificare che non ci sia anche un problema qui. Non dovrebbe esserci, perché la linea... No, vedete, sempre 16 ohm. Ho pensato magari questo è l'unico componente rimovibile, no? Magari c'è un cortocircuito qui, sui condensatorini che ci sono qua. No, non è questo il caso. Peccato. Va bene. Però possiamo comunque andare a fornire la questione dei... Come vedete qui abbiamo 3 ohm. Questo è il filtro data più e data meno, e 3 ohm di qua. Quindi il problema principale era appunto, come mi è stato confermato, la porta si era fisicamente danneggiata. Quindi nel momento in cui andava a caricare ha fatto cortocircuito con un bel po' di piedini all'interno della porta e i 15 volt che vengono creati dall'alimentatore vengono sparati in giro. E siccome data più e data meno sono direttamente collegati a un passaggio diretto tramite solo questo filtro qua, è un passaggio diretto per il processore, hanno mandato 15 volt praticamente dentro il processore. È riuscito in qualche modo a sopravvivere, ma questo ha causato comunque molti danni. Ha bruciato il filtro anche per la, il P13 o il P3 USB e in più chi ha fatto il lavoro ha danneggiato anche le piste. Quindi adesso che abbiamo tolto il filtro lo andiamo a rimpiazzare, il filtrino piccolino, quindi andiamo a prendere una scheda per ricambi. Ecco qui la nostra scheda per ricambi e andiamo a prendere il filtrino che c'è qui e lo rimpiazziamo qua. Poi ci preoccupiamo del restante problema sulla porta, ovvero i piedini che non riescono a fare contatto al di sotto della porta. Questo qui è il filtrino che dobbiamo andare a prendere. Un po' di flussante. Ecco fatto. E questo è rimpiazzato. Ora andiamo a preoccuparci di A5 e B5 qui sulla schedina. Allora, vediamo. Puntale rosso a massa sempre. E vediamo. A5 no, in modalità diodo però. Ecco.
modalità diodo. A5 vediamo 0,61, B5 è ancora aperto, ma B5 purtroppo è un collegamento che sta al di sotto della porta, quindi sui piedini che stanno al di sotto. B8 sta bene, A8 sta bene, VCC, 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 quindi c'è solo un piedino che è B5 che non fa buon contatto, tutto il resto è a posto, solo B5 e vuole rompere le scatole. Quindi noi adesso cosa facciamo? Potremmo andare a risollevare la porta, rifare i contatti, di nuovo aggiungere stagno e provare a risaldare. E mi sa che faccio proprio così. Eventualmente posso anche provare una cosa di questo genere. Allora, adesso prendo la porta qui vecchia per farvi vedere. La questione... Guardate qua, quanta roba che c'era. Vabbè. La questione dei piedini qua che non toccano, eventualmente posso anche fare una cosa di questo genere. Visto che ha difficoltà a collegarsi, posso andare al di sotto del piedino, ok? E sollevarlo. Tipo così, ok? Un pochino. In modo che la differenza di altezza, perché purtroppo cosa succede quando si vanno a rifare le piste? Cosa succede? Che le piste non sono mai più all'altezza come in origine. Ci sono le piste più alte e le piste più basse. Eventualmente quella di B5 è più bassa, ok? E quindi l'unico modo che ho è per andare, l'unico modo che ho per connettermi di nuovo è andare a sollevare un attimo il piedino, in modo che faccia di nuovo contatto. Può garantirmi il contatto? No, lo stesso. Si va a tentativi in questo caso, ragazzi. Ma ci possiamo arrivare, ci possiamo arrivare. Portate pazienza, adesso non vi faccio vedere il processo di nuovo, ormai avete capito. Torno quando è tutto a posto. Bene, sono tornato e adesso possiamo fare le misurazioni. Allora, rosso sulla massa. Connesso, connesso. Allora, adesso spegniamo il bip. Allora, VCC è connesso. A8 è connesso, di più e di meno non ce ne frega, anche se io metto qua il puntale e vado qui, vedete? 0. E se io adesso sposto su D+, okay, e vado a misurare qui, vedete? 0. Quindi la porta è effettivamente collegata. Ok, procediamo. Poi A5, ecco qua, VCC c'è ancora. A2, A3 siamo a posto, e questo qua l'abbiamo già misurato prima. E adesso, quello sotto, massa, B2, B3 abbiamo già visto, VCC, ora è il momento di B5. Yeah, B5 c'è adesso. Bene, di più e di meno, stessa cosa, e sono ridondanti questi, Vedete? Di più e di meno sono comunicanti tra di loro, quindi comunque non ci interessa. B8 ci siamo, VCC ci siamo, e massa e B10, B11, eccetera. Allora, se tutto va bene, la console, nonostante il cortocircuito, dovrebbe riaccendersi. Ricontrolliamo il cortocircuito, ricontrolliamo il valore del cortocircuito in resistenza. Che valore abbiamo? 17 ohm. Siamo ancora così. Allora adesso, qual è il problema? Il problema è il seguente. Io adesso potrei andare a rimontare la scheda e la console già non funziona più. Il cliente chiaramente è già stato avvisato della questione. Tutto può succedere, anche se non ho toccato nulla. Quindi riassembliamo e verifichiamo. Mi ha già detto anche che il controller non lo vuole riparare, perché a questo punto ne compro un altro. Non so neanche se funziona. A me sembra che la batteria sia gonfia, magari è, che ne so, è morto completamente e si spende di più a ripararlo che non a comprarne un altro. E poi con la console in queste condizioni qua non si sa effettivamente quanto ancora può andare avanti, quindi meglio spenderci meno soldi possibile, e su questo sono d'accordo. Questa console è abbastanza sicuro che sia destinata a morire da un giorno all'altro, quindi se dovesse capitare il cliente è già stato avvisato e non si può fare molto a riguardo. Andiamo a collegare anche il resto. Bene, momento della verità.
Si accenderà ancora e avrà una vita lunga e prospera? Oppure no? Si accende ancora, ragazzi. Questa console ha voglia di vivere, ha voglia di combattere. Sono esterrefatto. Comunque, adesso la questione è: riuscirà a mostrare immagini in dock? Oppure no? Sembra di no. La dock riconosce però che c'è una console inserita. La porta è nuova, ma ho come la sensazione che nonostante tutto di più e di meno siano necessari. Allora, fatemi controllare un attimo qua la mia dock, che avrà preso polvere o roba simile. Gli diamo una pulita intanto, perché ci può stare. È uno strumento che utilizzo un sacco di volte al giorno. Bene, allora, per confermare, qua ho la mia console, pulito la dock, pulito tutto, ed ecco qua, questa è la mia console, quindi la dock funziona ancora e il segnale viene mostrato. Invece questa qui è quella del cliente. La mettiamo sulla dock. Bene, mostrami un'immagine. No. Voglio provare una cosa prima di smontare di nuovo la scheda. E per questo caso utilizzerò un dock esterno. Quindi se io inserisco il cavo HDMI e il caricatore originale, un caricatore originale, ecco qui, dovrebbe entrare in modalità dock. È entrato in modalità dock e potrebbe eventualmente mostrare qualcosa qui, perché la dock esterna funziona in maniera leggermente diversa. La porta di connessione è leggermente diversa da quella della dock, di conseguenza potrebbe fare contatto o meno contatto rispetto ad altri punti o altro. No, niente, assolutamente nulla. Ok, smontiamo di nuovo, andiamo a vedere se c'è qualche connessione che manca ancora. Non mi sembra, ma vediamo di capirci, perché questa è una lezione che può servire. Allora, siamo tornati con la scheda sul banco, con la scheda madre, e adesso andiamo a misurare un po' di cose. Ovvero, potrebbero esserci altri filtri che si sono bruciati, oppure una connessione ancora sulla porta USB-C che non è proprio il massimo, ma sono piuttosto confidente del mio lavoro. Si può essere del tutto confidenti sui propri lavori? No. Questa è una buona lezione da imparare. Io sono confidente, ma se ancora la console non va, vuol dire che è meglio che non lo sono. Giusto? Bene. Allora, la prima cosa che facciamo è andiamo a misurare questi filtri. Siamo in resistenza. Adesso andiamo a misurare da sopra a sotto e in diagonale. In diagonale non devono avere contatto.
Questo è a posto. Questo pure. Questo pure. E questo è a posto. Va bene. Tutti i filtri sono a posto. E rieccomi qua ragazzi con una voce fuori campo perché la prossima parte del video, un bel pezzo di video, è praticamente inutile. Dopo essermi accorto appunto dell'errore in fase di editing ho deciso di tagliare via una parte che non ha nessun senso di essere mostrata, non c'è nulla di così importante e di rilevante per appunto aver aggiustato questa console. Quindi niente, perdonatemi. Ho provato a fare varie cose, ho provato a cambiare il chip P13, ho provato a verificare con un'altra console se di più e di meno avessero a che fare con la dock e non è così, quindi potete stare tranquilli che non ha nulla a che vedere. Quindi riprenderò da una parte di video più o meno dove ho cominciato a arrivare alla conclusione senza troppi giri di parole, ecco insomma. Stavo dicendo, il fatto che questa schedina mi dice che ci sono tutti i collegamenti, questo è collegato, questo è collegato, collegato, significa che all'interno di questa porta è tutto bene connesso, che le saldature della porta sono connesse sulla scheda. L'unica cosa che manca fisicamente è di più e di meno, ma non le andiamo a ripristinare semplicemente perché sono in cortocircuito. Se noi andiamo di nuovo a prendere i valori, abbiamo 0 e 0 con una resistenza di qualche ohm. Cos'era? 3 ohm? 2 ohm? 2 ohm, vedete? E 3 ohm di qua. È perfettamente inutile andare a ripristinare quella linea lì. Abbiamo visto che non serve perché abbiamo controllato un'altra console di più e di meno, lavora benissimo anche senza di più e di meno, ma il fatto stesso che sono in cortocircuito è il processore, secondo me, non è più in grado di generare le immagini. Eh sì, purtroppo non c'è molto da fare. Questione di ricarica. La questione di ricarica, vediamo. Questione di ricarica non dovrebbe avere nulla a che vedere con il probabile problema video. Perché se noi andiamo a prendere il cavo di ricarica, lo vedete qua sopra il misuratore, noi abbiamo 15 volt, 200 mAh e chiaramente e adesso la console si è anche accesa. Sì, si è accesa. Era spenta, si è accesa e la batteria chiaramente essendo al 99% non ha motivo di essere caricata a più di 300 mAh. Quindi qua funziona, carica benissimo. Se noi giriamo il cavo, andiamo, sta caricando, la batteria ormai è già al 100% quindi non serve neanche più che carica, ma vedete 15 volt, 0,3 A. E questo è quanto. Quindi nulla. Il problema video non è risolvibile. Il problema controller basta comprarne un altro. Ve lo faccio vedere giusto perché questa è la mia console e funzionano. La console stessa funziona, quindi vedete, riesce a riconoscere, carica benissimo e niente di più.
In questo caso qua, se io inserisco, non succede nulla. Completamente morto. Quindi è morto qui su questa console, era morto qua su questa console. Quindi niente. Mi dispiace, in questo caso il problema non è risolvibile. C'è stato il tentativo di riparazione, quindi va pagato almeno quello. E basta. Ragazzi, alcune volte va, alcune volte no. Non c'è nulla da dire. In questo caso non è andata. È un bene che comunque la console stia continuando a funzionare. Potremmo provare anche la SD card, però essendo che questa era rotta, me ne serve un'altra e dobbiamo verificare anche quello. Proviamo lo stesso, andiamo avanti a controllare. Vediamo quanti danni riusciamo a trovare su questa console. Allora, prendiamo la SD. Qua. Inseriamo il lettore e inseriamo la micro SD. Ok. Almeno la micro SD viene riconosciuta correttamente senza problemi. Bene. Un problema in meno. Un problema in meno. E per quanto riguarda il wifi, sì, riesce a riconoscere la connessione wifi. Controller, vediamo. Se io metto il controller destro, sì, nessun problema. Quindi è effettivamente solo il controller e non c'è nulla che non va con la corsia. Molto bene. E per quanto riguarda i giochi, dov'è il gioco? Avevo il giochino di test, non so più dov'è. Giochino di test. Magari c'è già Mario Kart, no? Non c'è. Non ha importanza. Se io inserisco il gioco, sì, viene riconosciuto senza problemi. Quindi veramente è molto strano il problema video. A meno che, come già detto, non è il processore stesso che non è più in grado di fare la funzionalità richiesta. Altro non mi viene in mente da pensare. Assolutamente. Quindi niente. Basta. Video finisce qui, ragazzi. A volte si vince, a volte si perde. E questa volta abbiamo perso tutti. Nonostante la console abbia ancora voglia di vivere. Va bene. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi, abbonatevi se avete bisogno di riparazioni. Io sono qui e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Ah! Ce l'ho fatta! Chi la dura la vince! Oh mio Dio! Oh! E sapete che cos'era? Beh, è un errore mio. In questo caso è stato un errore mio. Ho detto, vabbè, finisco il video. Invece, tarà, sorpresa finale. Sì. Sì, ragazzi. Ce l'ho fatta anche stavolta. Come sono contento. Come sono contento. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sono contentissimo. Era doc. Adesso funziona. Funziona. Va bene. Che cos'era il problema alla fine? Niente, una saldatura al di sotto della porta. Ecco perché rifare le piste sotto una porta USB-C è un incubo, perché non si può mai essere sicuri. Ho ricontrollato per la
10ª volta tutte le connessioni e questo, tra l'altro, ho rimesso anche il chip originale, quello, il P13, ok? Questo è il chip originale che c'era sulla console. E ho voluto fare l'ultimo tentativo, ho detto, "Oh, vediamo cosa c'è, perché ci sarà qualcosa di ovvio, no? Che non funziona." E alla fine ho trovato che B10 e B11 erano in cortocircuito. Ho detto, ma prima non era in cortocircuito. E sono andato a controllare, no? E ho scoperto che praticamente ho tolto il filtro e le due piste che portano verso la porta erano in cortocircuito. Allora ho detto, ma vuoi vedere che la porta è difettosa? Oppure vuoi vedere che si è creato un ponticello sotto la porta? Ho staccato la porta. Avevo pensato anche che magari le tracce interne sulla PCB fossero in cortocircuito. Avevo pensato anche questo, perché all'inizio avevo fatto le misurazioni e non c'era nulla, se vi ricordate. Però poi ho lasciato perdere, a quel punto ho detto il filtro è buono, non serviva. E ho staccato la porta e il cortocircuito è sparito. Ho detto, ma vuoi vedere che era quello il problema? Ho rifatto di nuovo la porta, questa volta assicurandomi che nessuna delle connessioni, queste qua, no? Prendendo la schedina, sono andato direttamente dalla schedina a fare così. Dov'è l'altro puntale? Ecco qua. Ho preso A3 A2, A10 A11, B10 B11 e B3 B2. E ho fatto così. E ho visto che non c'era nessun cortocircuito. Ho detto, dai che magari ho risolto uno dei problemi che ho creato, ma potrebbe lo stesso essere che non si mostra in doc. E invece, eccola qua ragazzi. Bene, bene. Va bene. Da fail video si è trasformato in un video di successo, quindi un'altra riparazione di successo. E niente, cos'altro devo dire? Vi lascio con questa piacevole sorpresa. Spero che il cliente sia contento quanto me. E niente, l'uscita l'ho già detto prima. Ciao ciao.